Met Ozzy when and how? I met Ozzy when I was around 18, and he came into my father's office for management with Black Sabbath. So I was 18 when I first met him. Vi siete mai chiesti cosa succede quando una leggenda del rock affronta la sfida più grande della sua vita? Ozzy Osbourne, che ha definito il heavy metal per più di mezzo secolo, sta ora combattendo una crisi che nemmeno lo spirito del rock and roll può superare. In un'intervista esclusiva con ABC News, Ozzy e sua moglie, Sharon Osbourne, si aprono per la prima volta sulla tumultuosa situazione degli ultimi anni. Cosa è successo? Quali sfide sta affrontando Ozzy? Scoprite con noi questa storia emozionante. Un annuncio fatto da Sharon Osbourne. Ozzy Osbourne, meglio conosciuto con il suo soprannome d'arte, Prince of Darkness, è stato un artista del rock and roll che ha dominato la scena per più di mezzo secolo. Ha entusiasmato il suo pubblico con le sue buffonate sul palco, le sue performance energizzanti e i suoi momenti toccanti. In questo periodo Ozzy ha lottato contro la dipendenza, gli infortuni e altre situazioni. È stato anche gravemente ferito. Sharon, sua moglie, è stata una meravigliosa fonte di sostegno durante tutto questo processo, e Ozzy ha perseverato in tutto questo. La coppia sta attraversando un momento difficile per affrontare gli ulteriori problemi che sono stati causati dalla sua lotta più recente. L'aver scoperto di essere affetto dal morbo di Parkinson è stata una svolta devastante per la sua salute. Nel periodo in cui i suoi seguaci stavano ancora cercando di superare la tragica notizia, Sharon ha inviato un aggiornamento emotivo che ha lasciato molti di loro a terra. Recentemente ha partecipato a un'intervista individuale con The Sun, durante la quale ha fornito informazioni esaurienti sullo stato di salute del marito Ozzy. Quando è arrivata in quel luogo, ha rivelato l'aggiornamento più sorprendente di tutti. Ha rivelato che il Parkinson di Ozzy ha raggiunto uno stadio tale da impedirgli di camminare. È stato difficile immaginare l'immagine che questa intervista, carica di emozioni, ha ritratto. La leggenda del rock, un tempo inarrestabile e famosa per la sua spettacolarità sul palcoscenico, è ora ridotta a lottare anche con i movimenti più elementari. D'altra parte, chiunque sia entrato in contatto con il morbo di Parkinson può immedesimarsi nella natura che la malattia può assumere rapidamente. La rapida progressione della malattia può avere un impatto sul funzionamento motorio, sull'equilibrio e sulla capacità di regolare i muscoli. Secondo quanto spiegato da Sharon durante l'intervista, la malattia ha avuto un impatto significativo sulle gambe di Ozzy, rendendogli difficile muoversi da solo. La realtà è stata molto più grave di quanto avessero previsto. Ha detto, nonostante avessero pianificato di limitare l'escalation della situazione. Sharon riconosce che all'inizio, quando hanno ricevuto la spiacevole notizia, erano più positivi. Credevano che molto probabilmente avrebbe sconvolto alcune cose della loro routine, ma nel complesso credevano che alla fine sarebbero stati in grado di adattarsi e di continuare con le loro abitudini. In effetti, quando la notizia è apparsa per la prima volta, Sharon stava cercando di rassicurare i suoi seguaci. Secondo Sharon, ripensando a quel periodo, c'è stato un grosso malinteso sulla malattia. Da allora, Sharon ha assunto il ruolo di custode a tempo pieno di Ozzy e ha visto in prima persona le sfide che l'artista incontra quotidianamente. Nonostante le difficoltà, la signora continua a impegnarsi per assicurargli il massimo livello di assistenza possibile. Ogni singolo membro della famiglia Osbourne ha trovato questa nuova realtà impegnativa. Fin dall'inizio, Sharon è stata la roccia di Ozzy, gestendo non solo la sua professione ma anche la sua salute e il suo benessere. Ora, però, dato che le sue condizioni di salute continuano a peggiorare, sono arrivati a un momento in cui è inevitabile dirsi addio. Sharon ha rivelato l'altra informazione di questo momento. Ozzy Osbourne si sta preparando a dire addio per l'ultima volta dopo tanti anni di incertezza sulla sua salute. La decisione di lasciare per sempre il palcoscenico del rock and roll sarebbe senza dubbio uno degli addii più difficili mai vissuti da un artista con lo stesso livello di impegno di Ozzy. Il 5 luglio dell'anno 2025 si terrà l'evento. Ozzy si esibirà con i suoi compagni di band dei Black Sabbath per uno storico concerto a Birmingham, la sua città natale e la sua città. Birmingham è il luogo dove tutto è iniziato. Questo concerto-evento, intitolato Back to the Beginning, è una partenza fragorosa che questa grande icona merita di avere. Sarà la prima volta in 20 anni che la formazione originale, composta da Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward,
si esibirà insieme sul palco. Durante questo periodo avranno la possibilità di tornare insieme e ricordare i bei tempi andati, quando hanno iniziato il loro viaggio. Non solo sarà l'ultima esibizione della carriera di Ozzy Osbourne, ma darà anche ai suoi colleghi l'opportunità di dirgli qualcosa di definitivo. Nel corso di diversi decenni, i fan hanno onorato i Black Sabbath come la band pioniera del heavy metal. Questo ultimo concerto è un addio molto personale di Ozzy ai fan che gli sono stati vicini e lo hanno sostenuto in tutto quello che è successo. È a Birmingham che Ozzy Osbourne ha iniziato il suo viaggio nel mondo della musica. Qui avvenne il suo primo incontro con Tony Iommi, la formazione dei Black Sabbath e l'inizio della musica heavy metal in generale. Infine, nel 2025, Ozzy si esibirà per l'ultima volta sul palco dello stesso locale che l'ha portato in vita. I fan si sono chiesti se sarebbe mai tornato sul palcoscenico perché la sua carriera è deragliata a causa di problemi di salute, che alla fine si sono tradotti in apparizioni più brevi. Il 2019 è stato l'anno in cui il suo percorso ha subito una svolta. Mentre Ozzy e la sua famiglia stavano assimilando la realtà di ciò che la diagnosi significava per il suo futuro, hanno inizialmente scelto di mantenere la malattia segreta. Nel 2020, invece, lui e Sharon hanno deciso di rivelare l'informazione a tutto il pubblico durante un'emozionante intervista a Good Morning America. L'annuncio ha dato credito alle speculazioni di un gran numero di ammiratori. I problemi di Ozzy sul palco e nelle apparizioni pubbliche sono stati oggetto di discussioni e speculazioni per molto tempo. Alcuni ritenevano che non si trattasse semplicemente del risultato dell'invecchiamento, ma piuttosto di segni di una condizione medica più grave. In breve tempo, la malattia iniziò a compromettere i movimenti di Ozzy. Con il passare del tempo, anche le azioni più elementari divennero faticose e camminare divenne un compito estremamente difficile. Secondo Sharon, le gambe di Ozzy erano gravemente colpite dal morbo di Parkinson, che esercitava la sua influenza su varie parti del corpo in modo imprevedibile. È vero che c'erano giorni migliori di altri, ma col passare del tempo i giorni migliori erano sempre meno. Sebbene la diagnosi del morbo di Parkinson abbia cambiato la vita di Ozzy, non è stata l'unica emergenza medica che ha dovuto affrontare. Il 2019 è stato l'anno in cui ha subito una caduta in casa propria. L'incidente con la TV del 2003 è stato aggravato dalla caduta, che ha esacerbato le ferite riportate anni prima. A seguito dei vari interventi chirurgici necessari per stabilizzare le lesioni, l'uomo è rimasto in una condizione di recupero per un periodo di tempo considerevole. I suoi movimenti sono diventati molto più difficili a causa della combinazione del morbo di Parkinson e della lesione spinale, e la sua capacità di camminare è gradualmente diminuita nel tempo. Quello che prima era solo un piccolo problema di deambulazione divenne un'azione quasi impossibile da compiere. Nonostante la partecipazione alla fisioterapia e alla riabilitazione, le condizioni di Ozzy continuarono a peggiorare. Sharon, da sempre ottimista, si sforzò di confortare i fan in questo periodo. Tuttavia, anche lei non poté ignorare il fatto tragico che il corpo di Ozzy non era più in grado di mantenere le performance ad alta energia che aveva perfezionato in precedenza. Nonostante l'atmosfera cupa, i seguaci di Osbourne lo sostengono. Sarebbe difficile negare che Ozzy Osbourne abbia avuto un'esistenza affascinante. In effetti, molte persone sono rimaste a bocca aperta per alcuni aspetti della sua vita professionale. Gli anni dell'infanzia di Ozzy Osbourne. Ad Aston, Birmingham, il 3 dicembre 1948. Ozzy Osbourne nasce in una famiglia che si identifica come appartenente alla classe operaia. Entrambi i suoi genitori, Lillian e John Thomas Osbourne, si impegnarono a fondo per garantire ai loro 6 figli tutto ciò di cui avevano bisogno. Mentre John, chiamato affettuosamente Jack, faceva i turni di notte come attrezzista per la General Electric Company, Lillian lavorava in fabbrica. Ozzy era il quarto di 6 figli, con 3 sorelle maggiori di nome Jean, Iris e Gillian e 2 fratelli minori di nome Paul e Tony. Ozzy era il quarto figlio dopo le sorelle. A causa dei suoi problemi di dislessia, la situazione divenne molto più difficile e per lui la scuola fu un'esperienza eccezionalmente impegnativa. Non solo ha avuto un'infanzia difficile, ma ha anche dovuto affrontare un trauma profondo. All'età di 11 anni ha affrontato delle sfide a scuola che gli hanno lasciato cicatrici psicologiche durature. Queste esperienze dolorose hanno avuto una forte influenza sulla sua vita adulta e sulla sua carriera. Negli anni che precedono l'adolescenza ha lottato contro la depressione,
I suoi problemi emotivi sono stati resi ancora più tristi dalle turbolenze che ha vissuto nella sua vita familiare. Mentre la madre era riconosciuta per il suo talento di cantante, il padre era noto per i suoi problemi con l'alcol. Quando in seguito Ozzy ha riflettuto sulla sua infanzia, ha descritto la sua famiglia come problematica e instabile. Ha ricordato le tensioni in famiglia e come queste abbiano influenzato la sua infanzia. Queste esperienze hanno avuto un profondo impatto su di lui. All'età di 7 anni, ha iniziato a manifestare segni di malizia e iperattività. Da bambino, insieme ai suoi amici, si dedicava a giochi spericolati a scuola, a volte superando i limiti. I suoi problemi di salute mentale si sono aggravati all'età di 14 anni. Di fronte a molte pressioni e a un senso di disperazione, ebbe momenti di disorientamento. Durante una crisi ha agito in modo avventato, ma fortunatamente è stato scoperto in tempo dalla famiglia. Tuttavia, la tensione nel rapporto con i genitori continua a crescere. Questo è stato anche il periodo in cui ha avuto molti problemi e ha avuto comportamenti impulsivi, che hanno portato ad alcuni problemi con la legge. Poi si verificò un evento che modificò il corso della sua vita da quel momento in poi. Quando Ozzy era un giovane adolescente, era un grande fan dei Beatles. Dopo aver ascoltato la loro canzone di successo She Loves You del 1963, si convinse che era destinato a diventare una rockstar. D'altra parte, la sua ascesa alla popolarità si rivelò tutt'altro che facile. Dopo aver conseguito il diploma di scuola superiore all'età di 15 anni, Ozzy svolse una serie di occupazioni poco remunerative, tra cui manovale edile, apprendista idraulico, apprendista attrezzista, accordatore di clacson in una fabbrica di automobili e, cosa più nota, operaio in un mattatoio. In futuro, questa si rivelerà una caratteristica distintiva della sua presenza teatrale. All'età di 17 anni, dopo un gesto impulsivo in un negozio di abbigliamento, finisce nei guai con la legge. Viene condannato a 6 settimane nel carcere di Winson Green. Il padre, volendo che il figlio si assumesse la responsabilità delle sue azioni, decise di non intervenire per aiutarlo a evitare le conseguenze. Dopo essere stato rilasciato, era consapevole di dover scegliere una nuova strada. Questo proposito fu acceso in lui dalla passione per la musica, suscitata dai Beatles. Nonostante le difficoltà accademiche, ha sempre avuto la passione per lo spettacolo e ha partecipato a rappresentazioni scolastiche come Mikado e HMS Pinafore. Anche se l'infanzia di Ozzy è stata piena di avversità, la musica gli ha fornito un mezzo di fuga e l'opportunità di reinventarsi. Stava per partire per un viaggio che non solo avrebbe cambiato il corso della sua vita, ma avrebbe anche trasformato l'heavy metal in un modo che non sarebbe mai stato dimenticato. L'impatto che Ozzy Osbourne ha avuto sull'heavy metal è incalcolabile. Una carriera di successo. I Black Sabbath erano la sua band e lui ne era il frontman. Allo scopo di stabilire un nuovo genere musicale, si è servito di quella piattaforma. Questo è il suo genere distintivo, caratterizzato da riff cupi e potenti e da temi presagiti che hanno affascinato il pubblico di tutto il mondo. Ozzy Osbourne non è stato solo un cantante, ma anche una figura importante che ha modificato in modo permanente l'aspetto della musica rock. Insieme ai Black Sabbath, è stato determinante nel gettare le basi del genere heavy metal, come si può vedere nelle note iniziali dell'omonimo album dei Black Sabbath, pubblicato nel 1970, e nelle iconiche melodie di Paranoid. La combinazione della loro musica inquietante con lo stile drammatico di Ozzy ha portato alla formazione di una nuova ondata nel mondo del rock e ha stabilito un punto di riferimento per le generazioni successive di compositori e musicisti. Nonostante ciò, la carriera di Ozzy subì una svolta significativa nel 1979, quando lasciò i Black Sabbath. È a causa di questa partenza che molti fan sono incerti sul futuro di Ozzy. Grazie a una notevole carriera da solista, Ozzy è riuscito a ristabilirsi come figura di spicco nell'industria musicale. Nel corso della sua carriera ha fondato una propria band e ha collaborato con l'abilissimo chitarrista Randy Rhoads, che è stato determinante nello sviluppo del suono unico di Ozzy da solista. Il primo album in studio di Ozzy, The Blizzard of Oz, viene pubblicato nel 1980, segnando l'inizio di una nuova e prospera era, Crazy Train. Un successo con un iconico riff di chitarra, i Mr. Crowley, un brano criptico ispirato all'occultista Aleister Crowley. Sono tra i capolavori prodotti dall'album, che si guadagnò ben presto molti consensi. Il mix di melodie accattivanti,
L'eccezionale talento chitarristico di Randy Rhoads e la voce distintiva di Ozzy in Blizzard of Oz portò alla creazione di uno stile unico, molto diverso da quello dei Black Sabbath. Mentre Ozzy continua a consolidare la sua reputazione, nel 1981 pubblica il suo terzo album, Diary of a Madman, che continua a dimostrare che non è solo la voce dei Black Sabbath, ma anche un musicista influente a sé stante. L'album includeva alcune delle canzoni più memorabili di Ozzy, tra cui Over the Mountain e Flying High Again, che mettevano in luce le sue capacità musicali e il suo potenziale creativo in costante sviluppo. Diary of a Madman non fu solo un trionfo finanziario, ma contribuì anche a consolidare la reputazione di Ozzy come leggenda dell'heavy metal. L'album non solo mantiene l'atteggiamento audace del suo predecessore, ma amplia anche lo spettro creativo incorporando melodie più intricate e il lavoro pionieristico di Randy Rhoads alla chitarra. Non ci volle molto perché brani come Over the Mountain e Flying High Again diventassero dei successi, contribuendo al successo dell'album negli Stati Uniti, dove fu certificato come doppio disco di platino. D'altra parte, l'evento colpì il 19 marzo 1982, subito dopo che Ozzy aveva raggiunto l'apice della sua carriera. Randy Rhoads, un amico intimo di Ozzy e il chitarrista più completo con cui avesse mai collaborato, morì in un incidente aereo. L'incidente è avvenuto mentre Ozzy stava facendo una sosta a Leesburg, in Florida. Scomparso inaspettatamente all'età di 25 anni, Rhoads ha lasciato un vuoto indelebile non solo nella musica di Ozzy, ma anche nel cuore dei suoi devoti seguaci. Ozzy è triste per la perdita, che lo ha portato a trovare modi per lenire il dolore. D'altra parte, ha preso la decisione di continuare la sua professione dopo aver ricevuto il sostegno di Sharon Osbourne. Nello stesso anno ha pubblicato l'album dal vivo Speak of the Devil, che presentava cover di canzoni popolari dei Black Sabbath. Dato che Ozzy aveva storicamente evitato di suonare canzoni della sua vecchia band, questa scelta fu per lui una completa sorpresa. Nonostante l'album abbia suscitato reazioni diverse da parte dei recensori, è stato un successo commerciale, a riprova del fatto che la popolarità di Ozzy non si è affievolita. Con l'uscita dell'album Bark at the Moon nel 1983 inizia una nuova era per Ozzy. Il primo disco prodotto senza Randy Rhoads, Jake E. Lee, un musicista dotato di uno stile chitarristico energico e preciso, fu scelto per ricoprire il ruolo di chitarra solista. Bark at the Moon, il brano che dà il titolo all'album, divenne immediatamente un successo e contribuì alla certificazione di platino dell'album. Il video musicale della canzone mostrava anche Ozzy vestito da lupo mannaro, che divenne un emblema distintivo per tutta la sua carriera. Quando Ozzy pubblicò The Ultimate Sin nel 1986, si trattava di un album dall'atmosfera più commerciale rispetto ad alcuni dei suoi precedenti lavori. Dopo l'uscita dell'album, Ozzy espresse il suo disagio al riguardo. Shot in the Dark fu uno dei brani che contribuirono all'enorme successo finanziario dell'album. Tuttavia, nonostante ciò, è stato uno dei suoi album che ha venduto più copie, ottenendo una certificazione di doppio platino negli Stati Uniti. No More Tears, pubblicato da Ozzy nel 1991, è considerato uno degli album di maggior successo della sua carriera. Zakk Wylde, che sarebbe diventato uno dei chitarristi più famosi del heavy metal, ha partecipato all'album dopo la sua pubblicazione. La title track, No More Tears, caratterizzata da un forte basso e da una melodia orecchiabile, ha spinto l'album al 7° posto della classifica Billboard 200 e gli ha fatto guadagnare 4 certificazioni di platino. Grazie a questo album, la tecnica di scrittura delle canzoni di Ozzy raggiunse una fase di maturità e iniziò a incorporare elementi di ballata nella sua musica, il che portò alla creazione di singoli carichi di emozioni come Mama, I'm Coming Home. Dopo aver pubblicato l'album No More Tears nel 1991, Osbourne ha continuato a rafforzare il suo posto nell'industria dell'heavy metal con la pubblicazione dell'album Osmosis nel 1995, in cui compaiono brani notevoli come Perry Mason e See You on the Other Side, che testimoniano la sua maturità musicale e la varietà del suo approccio musicale. Nel 1997, Ozzy e i precedenti membri dei Black Sabbath tornarono insieme per esibirsi al festival Ozzfest. Questo evento segnò la riunificazione della band dopo un lungo periodo di assenza.
L'evento ha suscitato grande attenzione da parte dei fan e dei media, a riprova del fatto che il potere intramontabile di questa celebre band non è diminuito. Quando Ozzy lanciò il suo album solista Down to Earth nel 2001, tra le sue tracce c'erano canzoni come Gets Me Through e Dreamer. Sia il pubblico in generale che i recensori hanno continuato a reagire favorevolmente all'album appena pubblicato. Gli Osbournes sono stati al centro dell'attenzione nel 2002, quando sono apparsi nel reality show The Osbournes su MTV. Lo show offriva uno sguardo onesto e divertente sulla vita familiare degli Osbournes. Nel 2011 Ozzy e i membri fondatori dei Black Sabbath hanno annunciato che sarebbero tornati insieme per creare un nuovo album. Nel giugno del 2013, la band ha pubblicato l'album 13, che ha segnato l'inizio del loro straordinario ritorno. L'album conteneva canzoni come God is Dead, The End of the Beginning, a riprova dell'ampia popolarità dei Black Sabbath. L'album raggiunse il primo posto nelle classifiche di diversi paesi. Era una forza che non poteva essere domata. È possibile osservare l'influenza di Ozzy non solo nella sua musica, ma anche negli innumerevoli musicisti che ha influenzato. Molti dei gruppi rock e metal di maggior successo di oggi, come i Metallica e gli Slipknot, lo hanno citato come fonte di ispirazione. Ha anche avuto un ruolo significativo nell'introduzione dell'heavy metal nella società popolare, sia attraverso il successo dell'Ozzfest, che ha fornito una piattaforma per un gran numero di band, sia attraverso la sua personalità di grande spessore, che ha mantenuto il metal sotto i riflettori del pubblico. La carriera di Ozzy è durata più di mezzo secolo e i suoi seguaci sono rimasti costantemente fedeli durante tutta la sua carriera. Da sempre, Ozzy ha mantenuto un rapporto profondo con il suo pubblico. Si percepisce chiaramente la stima, l'affetto e la comprensione reciproca che Ozzy nutre nei confronti dei suoi fan, nonostante il fatto che siano separati dal palco. Anche se è famoso, è ancora considerato uno di loro. Lo status leggendario delle sue buffonate sul palco non ha fatto altro che rafforzare la sua reputazione. Il modo in cui la sua musica risuona profondamente con le persone è un altro aspetto che contribuisce all'unicità della sua musica. I suoi concerti avevano l'impressione di riunioni di una famiglia impegnata piuttosto che di semplici esibizioni, poiché le sue canzoni si rivolgevano agli emarginati, ai ribelli e alle persone che lottavano con i propri problemi personali. I fan di tutto il mondo hanno espresso una serie di emozioni, tra cui l'apprezzamento e il dolore, quando è circolata la notizia del suo concerto d'addio. Un gran numero di persone si è riversato su varie piattaforme di social media per esprimere la propria gratitudine per l'impatto che la musica di Ozzy ha avuto sulle loro vite. Alcuni sostenitori di lunga data si stanno preparando a recarsi a Birmingham per assistere allo storico evento. Sono ansiosi di assistere personalmente alla conclusione di un'epoca. Diverse persone stanno ricordando le loro esperienze di concerti dal vivo di Ozzy, ricordando come le sue esibizioni li abbiano entusiasmati e ispirati. Il significato di questo addio è compreso anche da chi non ha mai avuto l'opportunità di incontrarlo di persona. Ozzy ha mantenuto il suo caratteristico candore sulle sue condizioni, nonostante il deterioramento della sua salute. Ha riconosciuto la gravità delle sue sfide in una recente intervista andata in onda nel suo programma Sirius XM, intitolato Ozzy Speaks. Tuttavia, ha anche riflettuto sul fatto che ha sopportato più della maggior parte delle persone. Tuttavia, nella tipica forma di Ozzy, non ha perso il suo senso dell'umorismo o la sua capacità di perseverare. Pur essendo consapevole delle sue difficoltà, non ha intenzione di permettere che esse definiscano totalmente la sua persona. Sharon ha spesso osservato che anche se la sua salute fisica si sta deteriorando, la sua anima è ancora intatta. Quando si avvicina il momento dell'esibizione d'addio, Ozzy è consapevole che questa è la sua ultima occasione per dimostrare il suo apprezzamento ai fan che gli sono stati vicini in tutto e per tutto. Sharon, che è stata al fianco di Ozzy in tutto e per tutto, avrà un ruolo importante nel garantire che la sua eredità venga preservata. Il suo ruolo di sostenitore più accanito e di stratega commerciale è stato costante per tutta la sua carriera, garantendo che il suo nome continuasse a essere in prima linea nella storia della musica. Anche dopo che Ozzy avrà lasciato il palcoscenico, il suo impatto continuerà a farsi sentire in vari modi, tra cui la creazione di documentari, album tributo ed eventi speciali che ricordano la sua carriera. Anche se Ozzy Osbourne si è ritirato dalle scene,
La sua musica e la sua eredità continueranno a essere importanti per le generazioni a venire. Vita familiare. In total, 5 dei figli di Osbourne erano biologici, mentre gli altri 2 sono stati adottati. La natura turbolenta della sua vita familiare è stata una conseguenza diretta della sua carriera musicale, dei suoi problemi personali e dello stile di vita che ha condotto nel corso di diversi decenni. Mentre Ozzy Osbourne si godeva la sua vita di rockstar in ascesa con i Black Sabbath nel 1971, conobbe Thelma Riley al Rum Runner Nightclub di Birmingham, dove lei lavorava. Il locale si trovava a Birmingham. Dopo qualche tempo, la coppia si è sposata. Dal matrimonio nacquero 2 figli biologici, Jessica e Louis Osbourne. Inoltre, Ozzy adottò Elliot, uno dei figli di Thelma avuti da una precedente relazione. Nonostante ciò, la vita familiare di Ozzy non è sempre stata una passeggiata. Il loro rapporto si è interrotto a causa dei problemi personali di lui, oltre che per le lunghe ore trascorse in viaggio. Nel corso del documentario God Bless Ozzy Osbourne 2011, prodotto dal figlio Jack Osbourne, Ozzy ha dichiarato di non essere in grado di ricordare nemmeno le date precise di nascita dei figli Louis e Jessica. Alla fine degli anni 70 divorzia da Thelma Riley, quando il loro matrimonio non riesce a durare. D'altra parte, un'altra donna importante entrò nella sua vita e cambiò completamente le cose. Grazie al matrimonio con Sharon Osbourne, la vita di Ozzy si trasformò in meglio. Quando Ozzy lasciò i Black Sabbath, conobbe Sharon Arden, figlia di Don Arden, che in precedenza era stato il manager della band. Sebbene Sharon abbia contribuito in modo determinante agli sforzi di Ozzy per rivitalizzare la sua carriera da solista, il loro rapporto fu inizialmente solo professionale. Tuttavia, con il tempo, i 2 cominciarono a provare affetto l'uno per l'altra e Sharon divenne la persona che ebbe l'impatto più significativo sulla vita di Ozzy. Durante il loro matrimonio, celebrato nel 1982, hanno avuto 3 figli, Amy, Kelly e Jack Osbourne, oltre a essere una moglie. Sharon è stata anche un manager e un mentore per Ozzy, che lo ha aiutato a rimanere in pista e a mantenere la sua carriera musicale. Questo era in contrasto con il suo primo matrimonio. Non solo Ozzy ha avuto molto successo con la sua carriera da solista quando lei se ne occupava, ma è anche diventata l'organizzatrice dell'Ozzfest, un noto evento di musica metal. Il loro matrimonio non è stato privo di difficoltà, nonostante Sharon abbia contribuito in modo significativo al successo professionale di Ozzy. Le lotte di Ozzy contro la dipendenza, così come l'evento verificatosi nel 1989, quando ebbe azioni inappropriate nei confronti di Sharon, costrinsero Sharon a contattare le autorità per cercare aiuto. La coppia ha affrontato una serie di problemi. In seguito, Ozzy fu preso in custodia e trattenuto per un breve periodo di tempo. Anche dopo la riabilitazione e lo sforzo di scusarsi, i 2 hanno continuato a essere vicini. Nel corso della loro vita, i 3 figli di Ozzy e Sharon, Amy, Kelly e Jack, hanno tutti avviato una propria professione di successo, grazie alla partecipazione al reality show The Osbournes. Jack e Kelly hanno ottenuto un notevole riconoscimento pubblico. In questo periodo, Amy ha deciso di allontanarsi dal pubblico e di apparire solo qualche volta in pubblico. Nonostante fosse noto per essere una rockstar carismatica sul palco, Ozzy era anche un genitore devoto. Come lato B del suo album Osmosis, 1995, ha composto una canzone dedicata alla figlia Amy. La canzone è stata pubblicata in occasione del lancio dell'album. Si sente Amy affermare «Sarai sempre il mio angelo», una citazione profonda inclusa nel testo della canzone. Questo passaggio si sente verso la conclusione della canzone. Allo stesso modo, la canzone My Little Man, inclusa nello stesso CD, è stata composta appositamente per suo figlio Jack. Gli Osbourne non solo erano famosi per il loro stile di vita stravagante, ma anche per i loro alti e bassi. Si dividevano tra un palazzo nel Buckinghamshire, in Inghilterra, e una residenza a Los Angeles, in California, negli Stati Uniti. In seguito, la loro vita è stata portata alla ribalta dal debutto del reality show televisivo The Osbournes nel 2002, che ha fornito uno sguardo aperto e a volte divertente sulla vita della famosa famiglia rock. Nel corso di 2 decenni, Sharon Osbourne è stata al fianco di Ozzy, nonostante gli alti e bassi che si sono verificati tra loro. Non solo lo ha incoraggiato a continuare il suo lavoro, ma gli è stata vicina anche quando ha attraversato momenti difficili per la sua salute.
in particolare dopo che gli è stato diagnosticato il morbo di Parkinson nel 2020. Nonostante i periodi turbolenti che si sono verificati nel loro matrimonio, esso continua a essere uno dei matrimoni più forti e riconosciuti nell'industria della musica rock. Potete condividere il vostro ricordo più caro del celebre musicista? Cosa ne pensate della scelta di fare un ultimo concerto? Saremmo lieti se poteste condividere con noi i vostri pensieri nel box dei commenti. Vi saremmo grati se deste un mi piace a questo video, se lo condivideste con altri e se vi iscriveste al canale. Inoltre, cliccate sul seguente video che appare sullo schermo. Vi piacerà.